Ragazzi, SRP GT R Edition, versione Black. Questa è la recensione di oggi. Nuovissimo prodotto dell'azienda SRP che David ha deciso di far recensire a me qua per l'Italia. Io sono veramente contento. Non vi nego, ho già provato questa pedaliera quest'estate in un centro simulazione e già me ne ero innamorato. Non vedevo l'ora di potermela provare qui a casa. Per chi non conoscesse SRP, ragazzi, sono pedaliere, io direi di carattere artigianale, che offrono un livello di dettaglio, di cura nella costruzione, nei materiali, di un livello altissimo. In che senso? Ragazzi, quando la tirate fuori sembra un gioiellino. E in più voglio dirlo qui nell'introduzione, ragazzi, questa l'ho utilizzata, ma guardate, sembra nuova, neanche dove l'ho bloccata sulla postazione si è rovinata, sotto dove l'ho strusciata sui profilati, ragazzi, non c'ha il minimo segno, sembra nuova di pacca. È nuova fondamentalmente perché naturalmente non ha anni di vita, ma ragazzi, utilizzata con le scarpe non si è rovinata da nessuna parte, è nuova. Ma andiamo con calma e ci vediamo nella review. Banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per recensire l'SRP GT versione R. In questo caso colorazione nera con i pedali rosso Ferrari, stupendi ragazzi, stupendi. Inizio con raccontarvi come al solito il packaging, sempre estremamente curato. Nel suo interno troverete una brochure in cui vi spiegherà tutte le regolazioni possibili, ma lo farò anche io qua nella recensione. Anche una parte del software, ma ci sono anche tutti i link per andare a vedere tutti i tutorial che David ha fatto, perché ragazzi voglio proprio sottolineare l'aspetto artigianale di tutta l'azienda SRP che vi coccolerà dall'inizio alla fine. Io ho voluto fare la totale esperienza anche con l'email che lui manda dopo che effettuate l'ordine, in cui vi spiega un pochino tutto l'amore con cui viene preparato il vostro pacco. A mio avviso anche questo è una piccola coccola che vi viene offerta quando comprate un prodotto di un certo livello e in cui volete essere trattati anche dall'azienda in un certo modo. Sempre all'interno del packaging troverete un set di strumenti, ma io ragazzi vi faccio vedere anche la qualità delle chiavi che vi viene mandata. Ragazzi, fantastico, fantastico. Per fare tutte le regolazioni, per fare il montaggio sulle vostre postazioni in profilati, ma le potete montare veramente in qualsiasi genere di postazione. Un cavo USB per il collegamento al PC, USB di tipo 2 e per collegare alla pedaliera USB Type-C. E poi ragazzi, la pedaliera, quando la tirate fuori dalla scatola l'effetto è veramente molto bello, proprio per i materiali con cui è costruita, assemblata, perché ragazzi non ci sono giochi da nessuna parte. Un aspetto da valutare nei vari prodotti è sempre il controllo qualità. In questo caso l'assemblaggio è fatto tutto totalmente da David, uno per uno ogni suo prodotto, e proprio in questo vedo una cura del dettaglio di altissimo livello. Tutto il prodotto è costruito in alluminio 60-61 della massima qualità. Parliamo di tutte lavorazioni da 1 centimetro di spessore, ragazzi, 10 mm in tutte le parti delle lavorazioni, massima solidità sotto ogni punto di vista. Molto carina sulla parte della base le asole laterali che serviranno per il montaggio, e proprio grazie a queste asole è molto più semplice il montaggio su qualsiasi tipo di postazione, proprio perché permettono una regolazione molto ampia e un posizionamento molto ampio di quelle che possono essere i fori che avete nelle vostre postazioni.
Molto bello sempre nella parte frontale ormai questo intaglio riempito in resina con la scritta SRP. Anche in questo caso, ragazzi, come vi ho detto, ci ho poggiato talloni con le scarpe, ci ho fatto di tutto, è nuovo, è perfetto, non c'è il minimo segno da nessuna parte. In questo caso mi è stato mandato anche il battitacco regolabile, sempre in alluminio. Questo è un optional rispetto al prodotto base. Ha un ampio margine di spostamento a secondo poi dell'inclinazione che deciderete di dare ai pedali. Inizierei col parlarvi con quelli che sono gli aspetti comuni ad acceleratore, freno e frizione. Tutte e tre hanno una struttura totalmente in alluminio. Si differenziano naturalmente per la parte del pad. Vedete, molto più lungo, quello dell'acceleratore veramente stupendo, e anche questo genere di lavorazioni arrotondate tranquillamente utilizzabile anche con i calzini, proprio perché non dà fastidio per niente. Naturalmente nel prodotto specifico che è la GT R Edition, vi dico ragazzi, dà il suo massimo con le scarpette, per sfruttarla al meglio sempre le scarpette, ma il genere di lavorazione molto ben fatta è possibile utilizzarlo anche con i calzini, ma naturalmente ve lo sconsiglio. La parte del pad del freno quadrata e la parte invece della frizione leggermente più piccola, inciso su tutte e tre i pedali la scritta SRP. Ragazzi, bellissimi. Tutti e tre i pedali hanno la possibilità, tramite dei fori posti sul pedale stesso, di poter essere montati più in alto, più in basso, un po' più a destra, un po' a sinistra, per poterli spostare e regolare come meglio credete. Sempre su tutti e tre i pedali è possibile, tramite queste due brugole qui, andare a regolare l'inclinazione del pedale, e proprio su questa parte qua, ormai nelle ultime versioni, è stata aggiunta una lavorazione di zigrinatura proprio per favorire il massimo contatto e non rendere possibile lo spostamento anche a pressioni effettivamente molto alte. Sulla base tutte e tre i pedali poggiano su dei cuscinetti a rolli di altissima qualità. Ragazzi, ce ne sono 2 per pedale e è sempre presente il sistema che ha brevettato SRP per rendere sempre il pedale totalmente solido sul suo asse. Cioè, perché è normale che nel tempo alcuni cuscinetti, alcune cose si possano andare leggermente a consumare e creare un piccolissimo gioco. Tramite la brugola posta frontalmente al pedale è possibile sempre andare a rendere totalmente solido in blocco l'intero pedale. In più, sempre presente su tutti e tre, ma anche questo già dalle ultime versioni, c'è un paddino in gomma nella parte bassa del pedale che lo rende totalmente silenzioso, sia in pressione che nel momento del rilascio. Naturalmente durante la pressione è favorito da quest'altro cuscinetto in gomma posto qui di fronte al pedale, che ragazzi rende totalmente silenzioso il pedale. Naturalmente lo stesso è posto anche sul pedale della frizione. Un concetto diverso è quello del freno. Naturalmente tutti e tre i pedali lavorano con un sensore di pressione. Come vedete ci sono anche queste piccole staffette che servono per tenere ordinati i cavi. Ragazzi, la cura è totale sotto ogni punto di vista. E voglio fare anche una piccola precisazione su quello che è il connettore, che in questo caso è totalmente in metallo. E anche questo è un piccolo aggiornamento fatto da SRP per il suo prodottino. Naturalmente secondo me andavano benissimo anche quegli altri, perché venivano usati anche su altri generi di pedaliere. Lui ha voluto dare questo ulteriore miglioramento al proprio prodotto. Sempre per parlare del discorso artigianale, la cosa molto bella è che David apporta sempre delle piccole migliorie, anche basandosi su quello che è il suo pubblico, per creare il prodotto praticamente perfetto. E la cosa che trovo veramente ottima è che offre a qualsiasi proprietario vecchio dei primi modelli di SRP di andare a aggiornare il proprio prodotto e andare a cambiare solo quel piccolo pezzo che lui ha aggiornato per rendere il prodotto che voi magari avete comprato 1 anno o 2 anni fa sempre attuale, senza spendere, ragazzi, cifre astronomiche e senza dovervi ricomprare totalmente un prodotto nuovo. E questo, a mio avviso, da cliente la trovo una grandissima carezza, una grandissima coccola che un produttore, che un artigiano mi sta facendo. Arriviamo adesso a parlare di ogni singolo pedale. Inizierei con l'acceleratore. Come vi ho detto, subito riconoscibile da questa generosa pedana alta 15 cm, veramente ben realizzata. Naturalmente, come vi ho detto, è possibile andarvi a fare
tutte le regolazioni che vorrete nella posizione. In questo caso è possibile andare a regolare anche la durezza del pedale e si effettua tramite questa camma qui sopra. Naturalmente più è posta verso l'alto e più il pedale si indurirà, più è posta verso il basso più si ammorbidirà. Naturalmente io appena mi è arrivato l'ho preso e l'ho subito spostato in alto, ma naturalmente vi faccio sempre vedere, non c'è segno di niente, con tutto che l'ho spostata varie volte non ci sono segni, non si rovina per niente questo materiale, pazzesco. Il pedale poi, come vedete, è collegato al pistone tramite un giunto cardanico. Questo, con il totale movimento che ha questo giunto, offre la massima fluidità quando andrete a premere sull'acceleratore. E anche in questo caso potrete scegliere la quantità di corsa che il pedale dovrà avere. Tramite questo blocco in alluminio qui basterà svitare questa brugola da questa parte e lo andate a girare millimetricamente e scegliere quella che è la corsa vostra preferita. In questo caso, da come mi è stata mandata, l'ho leggermente accorciata, ma tutto veramente nella massima semplicità. Arriviamo subito al pedale della frizione. Naturalmente struttura identica a quella dell'acceleratore, cambia il pad che in questo caso è lungo 8 cm, leggermente più stretto rispetto a quello del freno, ma offre tutte le regolazioni che offre anche il pedale dell'acceleratore. Anche in questo caso potrete tramite questa camma qui andare a regolare un pochino quella che è la durezza totale che il pedale dovrà avere. Il sistema invece che offre è un sistema a doppio stacco, anche in questo caso proprietario di quella che è l'ingegnerizzazione di SRP. Io avevo fatto già un video per far vedere all'interno come era composto nella precedente recensione, perché questo pedale è rimasto uguale. Il doppio stacco viene effettuato tramite la trazione di due calamite poste qui interno, quindi nell'ultima parte c'è la trazione massima che le due calamite hanno fino a toccarsi totalmente, quindi c'è la massima trazione e quindi aiuta quello che è la vostra pressione e si va ad ammorbidire nell'ultima parte. In questo caso, come già ho detto nella precedente recensione, l'effetto non è particolarmente marcato, ma comunque piacevole e si differenzia da quello che è comunque la sensazione che avete sull'acceleratore. Arriverei comunque, ragazzi, a quello che è il protagonista questa volta di questa recensione, il pedale del freno versione R. In questo caso il pistone è totalmente diverso da quelli che erano gli altri pistoni, è un progetto totalmente realizzato da David di SRP e in questo caso offre una corposità più ampia rispetto al modello base, offre una durezza maggiore a quello che è il modello base. Naturalmente l'effetto che si ha alla pressione direi che è molto simile anche a quello che è l'effetto del pedale base. In questo caso credo che però proprio la dimensione di questo pistone renda la cosa un pochino più rotonda, un pochino più piena, motivo per cui anche in questo caso risulta di base leggermente più duro, ma può arrivare tramite la cam posta qui sopra, da qua ve la faccio vedere meglio, ad essere veramente duro e bloccare anche con una corsa molto più breve rispetto al modello base. E questo un pochino accontenta quelli che sono i miei gusti personali. Come potrete vedere anche dai video che ho girato per la guida, ho scelto una corsa abbastanza corta, non neanche la massima, perché poi è possibile regolarla tramite questa camma qui, che deciderà anche un po' anche la durezza che avrete nella parte di pressione, e in più la parte del giunto sferico è possibile leggermente svitarla e mettere già in precompressione la molla e il pistone e andare ad indurire ancora di più. Ma personalmente mi è bastato solamente spostare il pistone in alto per trovare quello che è il mio feeling ideale. Naturalmente è totalmente diverso da quelli che sono tutti gli altri generi di pedaliera. Personalmente anche il modello base reputo nella parte finale tra i migliori feeling che io ho mai provato, e forse perché credo che sia, mi azzardo a dire, l'unico sistema che possa effettivamente simulare quello che avviene realmente in un freno, perché la pressione finale che andate a fare proprio e totalmente su una camera d'aria che si va a creare all'interno del pistone, cosa che avviene realmente nei pedali reali. Invece anche nelle pedaliere idrauliche che normalmente utilizziamo, qualsiasi modello esso sia, la parte anche di zona finale viene data dalla durezza anche dell'elastomero che viene utilizzato, e c'è sempre un pochino l'effetto che quest'ultimo dà a tutto quanto il feeling. In questo caso c'è totale assenza di elastomeri, funziona tutto con la compressione, la camera d'aria che si va a formare all'interno del pistone, motivo per cui se parliamo puramente di feeling è tra i più belli. Personalmente è tra i più belli. Non mi metto a fare particolari confronti perché non mi piace farli. Entrando nell'aspetto realistico di quella che è una frenata, perché poi ognuno può avere i propri motivi per cui comprarsi o meno una pedaliera, a livello di sensazione di realismo
è quella, secondo me, che un pochino offre la possibilità di avere quel feeling molto molto vicino a quello che è un'auto reale, secondo me. In più poi con le regolazioni vi andate a decidere quella che è la corsa e quella che è la forza che dovrete applicare per arrivare alla pressione totale. Naturalmente anche in questo caso parliamo sempre di un duplice step. Il primo, che è tutto il percorso che fa fino alla compressione massima che si crei la camera d'aria, e il secondo step in cui potete fare tutta la pressione che vorrete per la parte del secondo step, in cui anche a pedale quasi totalmente fermo avrete un range di segnale, un range di forza, in questo caso infinito, perché questo pistone arriva fino a 160 bar. Ragazzi, parliamo della fantascienza. Vi dico già, io la regolazione che ho fatto è intorno al 50-60%, dipende un pochino anche dalle piste che ho utilizzato, ma di questo aspetto ve ne voglio parlare quando vi parlo del software, perché anche lì c'è una chicchetta pazzesca. Però a livello di feeling l'ho trovata veramente molto piacevole. In questo caso non vengono fornite ulteriori molle, perché proprio con le regolazioni si riesce a trovare poi, a mio avviso, il feeling perfetto. Anche in questo caso, a livello anche di pressione nel percorso che fa il pedale, c'è la massima fluidità che è data proprio dalla tecnologia, che è quella che è di un pistone ad aria, che offre una fluidità molto particolare rispetto ad altri generi di sistema. Come vi ho detto, tutti e tre i pedali funzionano con dei sensori di pressione, e la parte della scheda madre è una scheda che gestisce un segnale a 16 bit. Quindi ragazzi, oltre 64.000 punti di lettura, che sono anche in questo caso veramente tanti, e tutti gestiti in maniera eccellente da quello che è il software di SRP. Ma proprio per questo ho fatto un video molto specifico per voi, proprio per parlarvi di alcune caratteristiche peculiari di questa pedaliera. Ragazzi, eccoci la configurazione dell'SRP My Setup, che è l'applicazione con cui andrete a settare in modo molto minuzioso la vostra pedaliera. E vi dico che ad oggi, rispetto alle recensioni che ho fatto in passato di questa pedaliera, ci sono stati numerosi aggiornamenti. Inizierei subito col mostrarvi che in questo caso stiamo parlando del firmware 7.1, che è proprio l'ultimissimo che è stato creato dai ragazzi di SRP, e anche l'applicazione in questo caso è la versione 3.0. Nella schermata iniziale possiamo già fare delle piccole cose. Innanzitutto selezionare il linguaggio, e ce ne sono 6 a nostra disposizione. In questo caso scegliamo l'italiano. Anche andare a vedere su YouTube vari tutorial che ha creato David per il proprio prodotto, e anche il PDF per andare a vedere e andarci a leggere quello che è il manuale di istruzioni. Altri due aspetti che già aveva nel precedente modello, li accenno solamente, sono l'attivazione di un monitor di setup. Cosa significa? Che attivando il pulsante attiva monitor, come vedete qui in basso, l'ho messo qui sotto, si attiva un piccolo monitoraggio di quelli che sono i nostri pedali. In più, come vedete, appare il numero che è la forza che abbia il nostro pedale del freno. In più, anche in questa circostanza possiamo all'interno dei giochi andare a visualizzare questa piccola applicazione anche in realtà virtuale e andarci a settare sempre in maniera minuziosa quella che è la forza massima che vorremmo avrà il nostro pedale del freno. Arriviamo poi ai due macro livelli con cui possiamo andare a settare la nostra pedaliera SRP, che sono la versione Pro e la versione Custom. Diciamo, a detta di David, la versione Pro è quella utilizzata dalla maggior parte dei piloti. La versione Custom è quella, diciamo, molto spesso utilizzata dalla maggior parte dei sim racer, perché permette di andare a fare ancora più regolazioni di quelle che normalmente si potrebbero fare su una pedaliera. Ma ve le mostro tutte e due, perché ci sono tante novità anche sotto questo punto di vista. Innanzitutto, in questa schermata possiamo andare a calibrare i pedali, e ve lo faccio rivedere per chi non avesse visto recensioni precedenti. Calibrare. Vi basterà premere l'acceleratore e premere successivo, premere il freno con la forza massima che vorrete nel gioco e premere successivo, e la stessa cosa con la frizione, tenete premuta la frizione e premere successivo. I pedali sono stati calibrati. Fate salva e avrete settato tutti e tre i pedali. A questo punto vi entro un pochino più nel dettaglio di quelle che sono delle caratteristiche uniche che ad oggi ha questo prodotto, e la prima, come potrete vedere, è questa barra che si trova alla sinistra di tutti i pedali. Questa barra che cosa fa? Va a ricordare quella che è la pressione massima fatta all'interno di un gioco.
all'interno di una simulazione e quindi vi farà vedere magari in alcuni punti come andrete a premere questi pedali, ma la cosa veramente unica e importante è soprattutto quella che si trova sul freno. Questo perché durante la calibrazione noi premiamo con quella che noi riteniamo sia la forza massima che vogliamo all'interno del gioco, ma quando poi siamo in un determinato simulatore, siamo in una determinata pista e non stiamo a pensare qual è la forza massima con cui abbiamo regolato il nostro freno, agiamo in maniera istintiva. E quindi che cosa potrebbe capitare? Che andiamo nella normalità a premere più forte di quella che è la forza massima che abbiamo settato. E quindi anche nei momenti di rilascio potremmo non renderci ben conto di quella che è la forza che stiamo togliendo. Pensiamo che stiamo togliendo un po' di pressione, ma in realtà siamo sempre al 100%. Questa applicazione, ragazzi, che cosa fa? Una volta fatta la sessione potrete andare qui nell'applicazione e ad andare a vedere qual è stata la pressione massima che tutte le volte avete fatto. Vi faccio vedere, in questo caso io ho settato 63 come forza massima, ma come vedete l'applicazione rileva anche una forza maggiore. Tutti i numeri scritti in rosso sono tutte le volte che noi superiamo quella che è la forza massima che abbiamo settato all'interno del gioco. In più, cosa molto carina, all'interno dell'applicazione c'è anche un file di log che possiamo andare a leggere in cui ci fa vedere tutte le volte che abbiamo superato quella soglia e quindi andarci a regolare in maniera ancora più vicina a quello che è il nostro reale utilizzo, che ci permette quindi di sfruttare al massimo quello che è il nostro hardware, ma soprattutto ci fa rendere ancora più conto di come possiamo sfruttarla secondo quali sono le reali forze che stiamo mettendo in gioco. Perché, ripeto, nella maggior parte dei casi noi lo settiamo con la forza massima, ma non sappiamo mai realmente quella che esprimiamo tutte le volte quando siamo in un determinato simulatore o in una determinata pista. Questa funzione ci offre la possibilità di andare a fare un'analisi successiva a uno stint e quindi andare ad affinare ancora in maniera più precisa quella che deve essere la forza massima per il freno. Al momento è l'unica pedaliera che conosco che ha questo genere di funzione. Personalmente sono rimasto a bocca aperta perché lì per lì non avevo capito quale fosse la reale funzione. Quando me l'ha spiegata ho detto porca miseria, effettivamente è una funzione molto importante che in realtà sarebbe carina averla su tutte le pedaliere proprio per poterle sfruttare al meglio. Spero di essere stato chiaro nel spiegarvi questa funzione che, ragazzi, trovo veramente rivoluzionaria. Comunque in questa parte di software possiamo sempre andarci a regolare come vogliamo quella che è la forza massima per il freno, se la vogliamo andare ad aggiustare. Come vi dicevo, anche tramite l'applicazione possiamo con i pulsanti F1 e F2 sulla tastiera, scusate se balla l'immagine, andarci a regolare anche quando siamo in game quella che è la forza massima sul freno. E naturalmente cliccando sul pulsante possiamo anche decidere quale debba essere il pulsante che ha questo genere di funzione, di aumentare o diminuire. Su tutti i pedali, come sempre, è possibile inserire una zona morta nella parte bassa e una zona morta nella parte alta. Altra funzione particolare che ad oggi che io conosca ha soltanto il software di SRP è l'auto brake. Come funziona l'auto brake? Vi basterà premere il freno intorno al 25%, premere la frizione e guardate, dopo 3 secondi il freno va al 100%. A questo punto potrete lasciare il freno, questo per esempio in piste dove, dovendo fare partenze da fermo, magari con l'auto a pieno carico, la macchina potrebbe spostarsi quando dovete partire con la frizione. Non dovete stare così per forza con il piede poggiato sul freno, vi basterà dare l'accelerazione. Nel momento in cui staccherete con la frizione, si staccherà il freno e potete fare la vostra partenza fulminea. Un'altra funzione molto carina che ad oggi, che io sappia, ha soltanto SRP. Naturalmente, dopo fatta la regolazione, potrete andare a salvare il vostro profilo come vorrete. Andiamo adesso a vedere quella che è la funzione custom. Nella parte custom abbiamo praticamente le stesse funzionalità che abbiamo anche nella funzione pro. In più si attiva la parte della curvatura di segnale nei pedali. Possiamo andare a settare per singolo pedale quella che debba essere la curva per come si deve muovere il segnale, e potete fare, ragazzi, nella maniera che più preferite. Io consiglio sempre un segnale lineare e agire meccanicamente sul pedale, però ci sono molti sim racer che amano fare anche questo genere di impostazioni ed è molto carino poterle fare anche nella parte custom. La cosa particolare di questo software è, come vedete, nella parte del freno, in realtà su tutti i pedali c'è una parte di in e una parte di out, che nel caso di acceleratore e frizione
sono identiche. Nel caso invece del freno, come vedete, nella colonna di sinistra è settato quello che è il reale segnale che stiamo sfruttando del sensore, nella colonna di destra è il segnale che stiamo inviando al software. La cosa carina di SRP che può, tramite questa parte zona di aggiustamento, andare a settare il limite alto di segnale che vogliamo inviare al gioco. L'ho già spiegato nella precedente recensione per i giocatori di racing, per esempio, in cui la frenata non deve mai arrivare al 100%. Questo genere di settaggio offre la possibilità quindi di dare, a prescindere poi dalla pressione che noi andremo a dare sul freno, sempre un segnale al gioco della percentuale che abbiamo deciso, per esempio del 90%. In questo caso voi potete premere come volete, al software non arriverà mai più del 90% del segnale. E ragazzi, è un bel tweak per chi ama essere molto competitivo. A mio avviso è un sistema molto carino. Anche in questo caso questo limite alto è possibile selezionare i pulsanti che serviranno per poterlo andare a modificare, ma poi anche tutto il resto dei settaggi è lo stesso che ritroviamo nella sezione Pro, compreso anche l'auto brake. Adesso che sono all'interno del software mi piace fare anche una piccola specifica su quello che è la pulizia anche del segnale di questa pedaliera. Vi faccio vedere per esempio sull'acceleratore, guardate se sto perfettamente fermo, guardate il segnale è perfetto, idem con il pedale del freno. Naturalmente devo fare un po' più di pressione e quindi essere anche un po' in tensione, ma come vedete il segnale è perfetto. E in questo caso faccio un ulteriore applauso a David di SRP e al programmatore della scheda e del software che ha creato veramente un prodotto di alta fascia anche sotto il punto di vista di pulizia segnale. Ve lo spiego alla fine. Molto carino anche l'aggiornamento estetico che è stata fatta a questa interfaccia, in cui potrete scegliere il modello di pedaliera che avete acquistato. Naturalmente ci sono tutti i modelli, il colore bianco o il colore grigio, per avere anche l'immagine della vostra pedaliera. Naturalmente questo è un abbellimento che tratta soltanto la parte estetica, ma è carino che SRP curi anche questi aspetti. Naturalmente, a secondo di quello che vogliate, potete attivare o meno la modalità con cui vorrete giocare. Penso che per l'applicazione MySetup di avervi detto tutto. E ritorniamo a noi. Ragazzi, bentornati, spero che sia stato tutto chiaro. Cercherò di mettere i capitoli anche per poter tornare indietro e rivedervi alcuni punti che possono essere più interessanti e più importanti per la vostra scelta. Ma ragazzi, parliamo di un prodotto veramente curato sotto ogni punto di vista. Anche l'aspetto del montaggio di tutti i pedali è veramente ben realizzato, anche la parte della scheda premontata sulla base, tutto ordinato, anche con questi reggicavi. Forse l'unico aspetto che ho trovato un pochino più difficoltoso, e soprattutto nel mio caso in cui la pedaliera incastonata lì sotto, era andare a collegare il cavo USB di tipo C, perché si trova un pochino arretrato rispetto, vedrò di farvelo vedere anche in maniera più specifica, rispetto alla scheda madre, e andare ad azzeccare il buco. Per quanto il Type-C non ha un verso, ci ho messo un pochino per andarlo ad inserire, e questo forse è l'unica difficoltà che ho avuto durante tutta la mia esperienza con l'SRP GT versione R. Ma credo che la cosa più importante sia vederla in azione, e anche qui ho fatto un video per voi. Ragazzi, bentornati, arriviamo alle conclusioni finali. Naturalmente ringrazio SRP, ringrazio David per aver scelto il mio canale per la presentazione di quello che attualmente è il suo prodotto di punta. Io ho conosciuto David
nel centro simulazioni, ci siamo conosciuti anche l'anno scorso proprio per conoscere quello che era la sua versione normale di SRP, e sono sempre rimasto molto colpito dalla sua grande passione nel poter realizzare un prodotto sempre migliore. E anche gli aggiornamenti che ha fatto al suo prodotto li ho trovati veramente azzeccati. Per quanto riguarda l'acceleratore, ho trovato bene o male la situazione che già conoscevo, infatti sono andato subito a regolarmi la corsa alla durezza perché sapevo come a me piaceva. Il sistema con il pressore offre una corposità al pedale molto definita, per i miei gusti molto piacevole rispetto a quello che sono le molle, perché ti dà un senso proprio di corposità, e personalmente anche io che vado sempre ad accorciare un pochino la corsa, sempre molto preciso. Naturalmente avete visto anche il segnale è veramente di una pulizia esagerata, e questo aiuta proprio anche quando ho settato una corsa veramente molto bassa. Sul pedale della frizione anche in questo caso non mi sento di dire nulla, è lo stesso che c'era anche nell'altra versione. L'effetto doppio stacco è veramente leggero, però dà un effetto diverso rispetto all'acceleratore, e anche il tipo di feeling che avete sul pedale offre sempre la possibilità di essere precisi sia nelle partenze, perché non ha mai comportamenti bruschi, e quindi riuscite a gestire tutto l'arco della corsa. Soprattutto secondo me la frizione è importante, poterne avere il controllo nelle fasi di partenza. Anche in questo caso riuscite ad essere precise in qualsiasi situazione. Naturalmente nelle cambiate veloci, nella guida, poi magari nei passi di montagna, io mi diverto sempre al Nordschleife, nessun tipo di problema quando cambiate tra una marcia e l'altra. Arriviamo a quello che poi invece è il gioiellino. Naturalmente già l'ho spoilerato durante tutto quanto il video, l'effetto è veramente molto bello, ragazzi, non faccio paragoni, ma è molto, l'ho detto, molto bello. Non voglio dire che il modello normale non sia perfetto, perché va benissimo. Secondo me sono due pedaliere che non vanno viste come una base e una versione speciale, sono due pedaliere che vanno concepite con due generi di approcci totalmente diversi. Il modello R, a mio avviso, è indicato per chi anche già ha l'abitudine ad avere un freno molto duro da una corsa molto ridotta, avere sempre una corsa molto piena. Per chi invece è amante magari di uno stile di guida con una corsa un pochino più lunga, quindi con una modulazione in un arco di frenata leggermente più lunga, a mio avviso è perfetto anche il modello normale, perché offre tutte le stesse caratteristiche che offre anche questo. Quindi è soltanto una questione di scelta su quello che vogliamo sia il feeling finale. Naturalmente nei materiali, ragazzi, mi lascia a bocca aperta, ma soprattutto quando la vado a smontare e vedo che non ci sono segni da nessuna parte. Le lavorazioni, le anodizzazioni fatte in maniera perfetta. Io, come al solito, in alcuni tipi di lavorazione un pochino mi parte la testa, perché quando vedo un prodotto costruito veramente con una cura di questo tipo, a me mi viene un pochino da fumentarmi, perché è pazzesco. È pazzesco. Personalmente pochi prodotti, quando li tirate fuori dalla scatola, vi danno proprio quel senso di artigianalità e di precisione a questo livello. Questo credo che sia un fatto inopinabile. Detto questo, spero che la recensione vi sia piaciuta. Spero che da tutti i miei video, anche quelli della parte del software, siano stati per voi di aiuto a capire in maniera un pochino più approfondita quello che è questo prodotto, perché fondamentalmente io voglio che le mie recensioni servano il più possibile, a parte le mie parole o la mia enfasi con determinati prodotti, a farvi capire come funziona, perché capendo come funziona capirete se è il prodotto più adatto a voi. E io sarei curioso di sapere nei commenti cosa ne pensate. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterla acquistare. Poi naturalmente anche su SRP adesso c'è il pagamento PayPal in 3 rate, quindi potete anche dilazionare il pagamento per chi lo desidera, ma naturalmente questa è soltanto un'informazione di servizio che ormai hanno tantissimi brand. Io però, ragazzi, l'unica cosa che vi chiedo è un bel like al video, quello non vi costa nulla, non vi serve neanche PayPal. E naturalmente iscrivetevi al canale, andate a vedere la mia pagina MDS Sim Parts su Facebook, è gradito per chi non l'ha fatto ancora. Non l'hai fatto? Ma con che coraggio guardi i miei video? Vai a mettere subito un bel like alla mia pagina Facebook. E ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!